Salve a tutti ragazzi e benvenuti in Crash Bandicoot Files, una rubrica in cui analizzeremo i vari personaggi, scagnozzi e bestiario della serie di Crash Bandicoot. Come sempre, io sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone. Questa serie di video si basa sugli articoli dell'Enciclopedia Bandicoot che potete trovare sul sito crashzone.forumcommunity.net, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Quest'oggi parliamo di un personaggio che di per sé ha avuto il suo debutto effettivo come personaggio in Crash on the Run, ma che esiste da molto più tempo. Stiamo ovviamente parlando di Scorporilla. Prima di parlare del personaggio effettivo, però, andiamo a ritroso nel tempo e parliamo delle Scorporilla originali, ovvero quelle di Crash of the Titans e Crash Dominus i Mutanti. Scorporilla è un titano di classe capitano ed è la fusione tra uno scorpione ed un gorilla, come si evince dal nome. Le sue braccia gargantuesche, i suoi piedi rompitutto e la sua coda di scorpione la rendono tra i più temibili titani esistenti. Non tutti sanno che, anche se nell'adattamento italiano questa informazione è stata omessa, tutte le Scorporilla sono in realtà delle donne, compresa quella di Crash on the Run. Il modello originale della Scorporilla mostra tutto lo stile di quell'epoca, è in qualche modo molto più fedele a una incarnazione realistica del gorilla. La sclera è nera e l'iride è bianca. Il più grande cambiamento, che poi ha probabilmente assoggettato anche l'apparizione in Crash on the Run, avviene in Crash Dominus i Mutanti. Qui la Scorporilla è completamente diversa, è viola adesso e ha le braccia molto sottili e indossa anche un'armatura fatta di pietra. Ha molti più peli arruffati, una capigliatura e non ha più il braccialetto N di Neocortex sul suo braccio. Facciamo adesso un passo nel futuro, di 14 anni per l'esattezza, e parliamo della Scorporilla apparsa in Crash on the Run. Scorporilla, che in questo caso è il nome effettivo del mutante e non il nome della razza, è una gorilla femmina con delle protesi robotiche nel di dietro, che fungono da coda di scorpione. Ha un occhio soltanto, visto che l'altro è sostituito da un bulbo verde fluo. Ha una sorta di elmetto in testa dello stesso colore ed il suo braccio sinistro ha una corazza metallizzata. È probabilmente tra gli scagnozzi più forti di Neocortex, nonché una delle poche donne che lavorano per lui. È interessante notare come Scorporilla personaggio sia stato ridisegnato per apparire più incline ad uno stile classico della serie di Crash, pur mantenendo i tratti caratteristici che aveva il design in Titans e Mind Over Mutant. L'idea di realizzare un personaggio da questo titano probabilmente non nasce principalmente da On the Run, bensì da Crash 4, visto che nel castello di Cortex è possibile intravedere una lavagna in cui c'è un progetto che mostra un disegno fatto con i gessetti in cui si cerca di relazionare un gorilla con diverse specie animali ed infine viene scelto proprio lo scorpione. Benché non sia propriamente visibile nel gioco, i dataminer sono riusciti ad estrapolare direttamente la lavagna che state vedendo in questo momento nel video. Si può dire quindi che un riferimento a Scorporilla personaggio c'è anche in Crash 4 e perché no, magari potremmo vederla anche in Crash 5, soltanto in tempo potrà dircelo. Trovo interessante comunque che abbiano cercato di prendere un personaggio dell'epoca dei titani e l'abbiano tradotto come un personaggio in chiave classica. Sarebbe interessante vedere in futuro altri titani subire lo stesso trattamento. Personaggi come Ratto Ghiaccio oppure Tecnoriccio secondo me potrebbero fare davvero la differenza. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Anche per oggi questo episodio di Crash Bandicoot Files finisce qui. Come sempre potete trovarmi sulla pagina Facebook Crash Bandicoot Zone pagina italiana, la pagina Instagram Crash Bandicoot Zone e il sito ufficiale crashzone.forumcommunity.net. Abbiamo anche un canale Telegram, vi basterà cercare nella barra di ricerca di Telegram Crash Bandicoot Zone e troverete due canali, il canale gruppo ed il canale news. Noi ci vediamo ad un prossimo video, statemi bene e come sempre viva Crash Bandicoot!